Ciao, qui davanti a me questa bellissima Lee Coogan Quest, una bici che ho usato per tutte le estate nei migliori bike park del mondo e che devo dire mi ha stupito parecchio, mi sono divertito davvero. C'è solo un piccolo problemino, questa bici ha delle ruote da 29 ed io essendo un piccolo nano faccio un po' fatica a gestirla, soprattutto in aria. Così ho chiamato il signor Lee Coogan e gli ho detto due parole. Ciao Leonardo, come stai? Guarda, hai bisogno se mi mandi un altro telaio nuovo? Grazie, oh, gentilissimo, ci sentiamo. Ciao. E così grazie al mio durissimo pugno di ferro, il signor Lee Coogan mi ha mandato questo nuovo telaio, Lee Coogan Quest in taglia S, color Lunar Rock! Andiamo a montarlo. Allora, per montare questa bici la scorsa settimana vi ho chiesto su Instagram di farmi sapere quali erano gli argomenti sui quali volevate sapere qualcosa in particolare. Così ho fatto una storia, mi avete risposto. Tra l'altro, se non mi seguite su Instagram andate a seguirmi, così almeno rimanete aggiornati su quello che facciamo in anticipo. E a questo punto cominciamo con la prima domanda, che era inerente alla serie sterzo, cuscinetti, il montaggio della forcella. Partiamo da davanti. Allora, cominciamo con la serie sterzo, che piccolo problema non ce l'ho, quindi facciamo così, la ordiniamo su Ridewheel e andiamo a prenderla. Allora, Ridewheel, ragazzi, è questo e-commerce che si trova a Casnate Conbernate in provincia di Como ed è fornitissimo di praticamente quasi tutto. Quindi adesso andiamo a cercarci la nostra serie sterzo. Sfruttando i filtri che hanno messo, noi andiamo in zona sterzo, serie sterzo spessori, un quinto, un ottavo. Per prezzo magari abbassiamo un po', marca assolutamente Cane Creek, e ne serve la ZS 4456, dovrebbe essere questa qui. Sì, è proprio lei, serie 40, guarda qui. La mandiamo nel carrello, dopodiché avete la possibilità di farvela spedire oppure andare a ritirare direttamente in sede. Piazziamo l'ordine e adesso io G-Sport andiamo a prenderla perché ci serve adesso. Ciao, sono il Diego del futuro che sta montando questo video e volevo dirvi che il Diego del passato si è dimenticato del codice sconto Ridewheel Diegotto, con il quale potrete avere l'8% di sconto su qualsiasi prodotto disponibile. Quello lì non si ricorda mai niente. Vabbè, andiamo avanti. Eccola qui la nostra serie sterzo Cane Creek 40 con tutto quello che ci serve. Allora, qua dentro troveremo le calotte che vanno una sopra ed una sotto, i cuscinetti e poi il cono e il piatto di chiusura, diciamo, oltre a quello inferiore che va sul cono della forcella, che poi vi spiego come si monta perché qua non abbiamo proprio tutti gli attrezzi di un negozio di bici. Andiamo intanto a mettere le calotte. Per primissima cosa mettiamo il grasso qua dentro, abbondate che tanto sempre bene sia sopra che sotto. Dato qui la situazione qui di povertà, useremo la morsa perché tutto quello che ho direi che è entrata a dovere questo. Preciso. Altro giro di grasso. E adesso mettere i cuscinetti è veramente facile, basta piazzarli qui, dentro quello sopra e dentro quello sotto. Mettiamo il cono, così poi con la forcella rimane già bloccata lì. Per completare il montaggio della serie sterzo resta da mettere solo questo cono che sarebbe la base della serie sterzo, che noi abbiamo già montato per non farvi vedere come facciamo. Sì, sono metodi brutali da non usare, quindi procediamo a montare la forcella. Facilissimo, se dovete smontarla per ingrassare fate la procedura inversa, magari senza togliere le calotte. Ecco fatto, e dopo aver montato l'SB1 passiamo alla seconda domanda. Foglio, grazie. Come si monta l'impianto frenante, spurgo, guaine, pastiglie, come fare passaggio cavi interni e regolare il cambio. Il cambio in questo caso non l'abbiamo, però vi facciamo vedere dopo come regolarlo sull'altra bici. Anche per questa bici abbiamo una coppia di Cura 4 nuovissimi. Adesso vi spiego i segreti per non fare spurghi inutili. Dato che dobbiamo tagliare i tubi perché sono lunghi chilometri, la prima cosa che andiamo a fare è pompare per far uscire le pastiglie. A questo punto sono a contatto, i pistoni sono fuori e c'è più olio nell'impianto. Una volta che monteremo l'impianto sulla bici e rimanderemo le pastiglie indietro per far passare il disco, il flusso d'olio che tornerà verso il vaso di compensazione porterà solo tutte le bolle d'aria per evitarci spurghi inutili. Può capitare, come in questo caso, soprattutto se i freni sono nuovi ed aftermarket, che i pistoni siano un pochino grippati, quindi ad esempio qui sono usciti solo da un lato. Tutto quello che farò sarà togliere le pastiglie, spruzzare quest'olio teflonato, funziona alla grande, dopodiché rimandare indietro i pistoni e fare questo processo su tutti e quattro. Attenzione a non spararli fuori perché se esce tutto l'olio è un casino. Puoi sempre usare qualcosa di plastica perché alcuni pistoni sono in ceramica, quindi potrebbero rompersi, ed è sconsigliatissimo l'uso di WD-40 perché è molto corrosivo. Dunque, essendo questa una bici da freeride per farci anche i trick, probabilmente monterò dei dischi da 180. Partiamo dal freno anteriore che faremo passare all'interno del tubo sterzo. Dato che abbiamo fatto il passaggio del cavo interno per
darci modo di far girare il manubrio senza avere limitazioni. Non bisogna mai dimenticarsi di inserire tutto, quindi il gommino di chiusura, la vite di chiusura, ogiva, prima di andare a serrare il freno. Tac, il nostro freno anteriore è pronto. Adesso basta mandare indietro le pastiglie e il gioco è fatto. Per poter fare questo passaggio vi servirà un aggeggio di questo tipo, non so se esiste ancora in commercio, però in ogni caso potreste tagliare il ragnetto e il tappo superiore ed inserirli da qua. Noi con questo andiamo via liscissimi. È il momento di montare il freno posteriore e il 99% dei telai al giorno d'oggi hanno sempre i passaggi all'interno. Volendo potreste cavarvela anche con degli uncini, ma dato che noi siamo preparatissimi abbiamo un kit di sonde. Sono semplicemente dei cavetti con delle punte apposite ed un magnete dall'altra parte che servono per guidare il cavo all'interno del telaio e andarlo a recuperare al buco. Vi faccio vedere. Regolare il cambio è facilissimo. Per prima cosa buttiamo giù sul rapporto più piccolo, dopodiché andiamo alla vite di regolazione al manubrio, la mettiamo ad una distanza intermedia, andiamo in fondo, tiriamo il cavo non troppo, giusto appunto per essere teso, chiudiamo la vite, a questo punto andiamo a provare i vari rapporti, andiamo fino in cima, regoliamo il fine corsa, torniamo giù, regoliamo fine corsa e dovremmo aver fatto e avere il nostro cambio perfettamente regolato come una skate. È arrivato il momento di montare la nostra guarnitura, quindi movimento centrale e pedivelle. Per cominciare andiamo ad ingrassare i filetti sui quali monteremo le due calotte del movimento centrale. Attenzione a questo punto al drive side, che è il lato della corona, e anche agli spessori che variano in base al telaio. Avvitiamo nella stessa direzione dato che uno è il filetto contrario e andiamo a chiudere con l'apposita chiave. Montiamo la pedivella e per finire i pedali. E l'abbiamo finito anche questo. Ogni quanto bisogna revisionare il movimento centrale. Di per sé non c'è un tempo specifico. Quando iniziate a sentire che il cuscinetto inizia a grattare, o è arrugginito o è entrato nella terra, e questo succede probabilmente quando lavate la bici, andate a sparare con l'idropulitrice nella direzione del cuscinetto. Nel mio caso io utilizzo questi cuscinetti 13 che hanno un doppio parapolvere, vi faccio vedere. C'è questo rosso e qua sotto ce n'è un altro che chiude il cuscinetto. Così facendo qui non entra un filo di acqua. Infatti questi li sto usando da 2 anni e mezzo e non hanno mai avuto nessun tipo di problemi, scorrono ancora come se fossero nuovi. La tempistica è relativa al tipo di prodotto che andate a acquistare e dalla qualità. Finalmente è il momento di mettere queste bellissime ruote che mi ho montato al G-Sport. Ho montato questi cerchi E13 G1 Carbon che sono molto leggeri, siamo in single speed e ho messo le Vittoria Barzo 27,5 225 col grafene, non è la versione race, ho preso quella un pochino più dura per avere più scorrevolezza. Tra l'altro questa è una gomma da cross country, così è un pochino più leggera. Devo un attimo valutare se poi andrà bene per fare quello che deve fare questa bici. È arrivata una domanda inerente al rapporto che uso sulla bici da dirt. Sulla bici da dirt io uso 32-12 che è abbastanza duro perché vado a fare salti abbastanza grossi. Effettivamente se non girate su salti grossi ma più skatepark o dirt park piccolini, un 32-13 oppure un 30-12, qualcosa di simile può andare. Per calcolare il rapporto è molto semplice, basta dividere il numero di denti della corona con il numero di denti del pignone e uscirà un valore. Da lì potete capire se un rapporto è più duro o più morbido di un altro. Finalmente ragazzi abbiamo il nostro mezzo completo, ci siamo. Adesso un'altra domanda che è arrivata è inerente alle sospensioni, quindi vediamo di capire come funzionano. Tutte le sospensioni solitamente hanno la possibilità di regolare la compressione, il ritorno ed aumentare la durezza della molla tramite una camera d'aria. In questo caso su questa Formula Selva S ho anche la possibilità di bloccarla al 100%. Tutte queste cose lavorano assieme per farla funzionare come si deve. Quindi da questo lato della forcella abbiamo la camera d'aria che andremo a gonfiare a nostro piacimento. Solitamente per fare un setting corretto bisogna tararla sul proprio peso e ci aiuterà questo O-ring che si trova qua in basso, andando a fare questa cosa che si chiama sag. Saliamo sulla bici in piedi in modo tale da far scendere la forcella, dopodiché scendiamo lentamente e andiamo a vedere l'affondamento che ha avuto col nostro peso. In questo caso è circa 20%, forse qualcosa di meno, anche un 15%, quindi per il mio peso va bene, però poi per quello che dovrò farne io dovrò andare a pompare di più. Questo lato, la rotella blu è la compressione, una regolazione
regolazione che ci dà modo di cambiare la curva di compressione della forcella, così da averla differente in base ai tipi di terreno, più sassosi oppure più saltosi, diciamo. Questa rossa invece è la regolazione del ritorno, rebound, che serve a rallentare la corsa di espansione della forcella, perché andando ad aumentare la pressione nella camera d'aria il ritorno sarà più veloce e se non rallentiamo andrà a colpire costantemente la vite di chiusura fino a poi magari creare dei danni. In ultimo, sulle forcelle formula e anche sull'ammortizzatore abbiamo questa leva che serve a bloccare la forca, come vedete non affonda, mentre se la apro lavora, che blocca al 100%, e poi di fianco c'è un'altra regolazione in nero che serve a decidere quanto il blocco totale lavora. Tutto quello che è stato detto per la forcella vale anche per questo ammortizzatore, il Formula Mode. Abbiamo le stesse regolazioni e come sulla forcella la possibilità di cambiare i CTS, che sono queste cosine qui, che vanno a variare la curva di compressione della sospensione. Ce ne sono 7 diversi, se non sbaglio addirittura 8, e potete cambiare direttamente da casa facendo un po' di attenzione, così da avere la sospensione settata come volete voi. E siamo all'ultima domanda, ragazzi: quanto costa la Likugan Quest? Da catalogo la versione Race, che sarebbe quella base, viene 2004, mentre la versione Team, quella con le sospensioni più belle, 3007, mentre in questa configurazione che abbiamo montato in questo video dovrebbe essere attorno ai 6005. Abbiamo fatto un po' una build proprio bella con un po' di carbonio qua e là. Siamo quindi alla fine di questo video, ragazzi, spero vi torni utile in qualche modo. Scrivetemi qua sotto nei commenti quanto pesa secondo voi la bici così montata e ve lo svelerò su Instagram tra qualche giorno nelle stories, quindi state attenti, andate a seguirmi, e chi ci va più vicino magari gli mandiamo anche un regalo a casa. Ciao, salutami a casa.